Ciao a tutti, eccoci per la realizzazione del mio ultimo progetto, la maglia Cleopatra. La maglia Cleopatra è un top down realizzato con una sola cake di questo filato che si chiama Flowers Moonlight ed è della Yarn Art ed è praticamente un mix di cotone, pack e poliestere metallico. Ha 1000 metri di filo per 260 grammi e come vi dicevo io ho fatto una L abbondante e anche piuttosto lunga con una sola cake. Per lavorarla ho utilizzato un uncinetto del numero 4, poi mi sono serviti anche un paio di forbici e una coda lana e opzionalmente dei marcapunti per creare gli scalfi delle maniche, quindi potete utilizzarli, potete non utilizzarli. Io in realtà non li ho utilizzati perché ho preferito contare gli spazi che c'erano tra i gruppi di maglie alte, però comunque voi potete utilizzarli per una maggiore comodità e per essere sicuri di non sbagliare. Io direi che a questo punto possiamo partire e vi lascio il progetto e spero che vi piaccia. Buon lavoro! Per la realizzazione della maglia Cleopatra io ho avviato 150 catenelle e le ho chiuse in cerchio. Su ogni catenella ho fatto un punto alto, quindi praticamente il primo giro è stato di 150 punti alti. Poi cosa ho fatto? Nei giri successivi, diciamo, io questa parte ve l'ho risparmiata perché è semplicissima, adesso ve la racconto e quindi poi proseguiamo insieme con il resto. Allora, nei giri successivi io ho aumentato di 10 maglie per ogni giro. Come ho fatto? Li ho distribuiti. Allora, io solitamente conto quando faccio l'uncinetto, quando devo fare queste cose, però ovviamente vi potete regolare un po' come volete, quindi alla fine dobbiamo avere 20 maglie in più. Vi consiglio 21 perché deve essere un numero divisibile per 3. Perché per 3? Perché il terzo giro, in questo caso, è un giro fatto di 3 maglie altissime nello stesso punto, non chiuse insieme ma nello stesso punto, quindi lo stesso punto di partenza e poi 3 maglie altissime, saltando 2 catenelle di base, quindi il punto è un multiplo di 3 e vi dovete ritrovare con 171 punti al terzo giro, in modo da avere la possibilità di fare i ventaglietti con questa specie di ventaglietti completi. Poi fate la stessa cosa nei 3 giri successivi, quindi aumentate di 10 maglie. In questo caso non c'è bisogno di fare nessun tipo di aggiustamento perché sono 10, 20, 30, quindi è un multiplo di 3. Stessa cosa qui, fate le 3 maglie altissime nello stesso punto ma non chiuse insieme e poi lavorate, dopo questo giro di 3 maglie altissime, lavorate sempre punto su punto, quindi diciamo che è semplicissimo come lavorazione. Lo fate ancora quindi fate 1, 2, 3, 4 giri di queste maglie altissime, intervallate da 3 giri di maglie alte e dopodiché cosa dobbiamo fare? Dobbiamo chiudere il nostro sprone per creare lo scalfo delle maniche. Allora, io ho contato i ventaglietti, questa specie di ventaglietti, questi triangolini, sono 82. Quindi ho fatto un calcolo di 17 ventaglietti per la manica, quindi adesso cosa faccio? Ho chiuso il giro dei ventaglietti e utilizzo questo come riferimento perché chiaramente è più semplice da contare piuttosto che contare tutte le maglie alte e faccio così. Faccio sul primo ventaglietto 1, 2, perché ho fatto il punto basso. Allora, per la chiusura adesso vi faccio vedere la chiusura. Intanto facciamo così, torniamo un attimo indietro, vi faccio vedere questo punto delle 3 maglie alte, delle 3 maglie altissime, ne facciamo 2 insieme. Allora, questo punto qui che è semplicissimo come vi dicevo, sono una maglia alta, una maglia altissima, scusate, 2 maglie altissime, 3 maglie altissime nella stessa maglia, salto 2 maglie di base, vado nella successiva e faccio 1, 2 e 3 maglie altissime. A questo punto chiudo il giro qui con una maglia bassissima, poi rientro e faccio un punto basso e poi faccio 1 e 2 catenelle e ricomincio il giro. Però adesso che cosa faccio? Faccio le 2 maglie alte, poi faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 e 12. Anche qua vedete che io ho fatto un multiplo di 3, quindi faccio 12 catenelle, poi salto 17 ventaglietti, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Nel 18esimo, vedete, sulla prima maglia del ventaglietto entro e faccio una maglia bassa, una maglia alta, scusate, 2 maglie alte, 3 maglie alte. Proseguo così per 24 ventaglietti, quindi questo qua mi ha creato, diciamo, lo spazio della manica. Ho fatto 12 perché ho un multiplo di 3, come vi dicevo, in modo che comunque rimanga come riferimento il motivo. Allora io faccio adesso le maglie alte su 24 ventaglietti, perché 17 e 24 fa 41, io in tutto ho 41 ventaglietti, quindi per la metà sono scusate, sono 82 ventaglietti, la metà sono 41, quindi io devo lavorare la parte davanti o dietro, che poi sono uguali, sulla metà dei ventaglietti. Quindi ne ho fatti 4, devo farne altri 20, adesso li facciamo insieme, così vi faccio vedere quando arriviamo dall'altra parte cosa bisogna fare per fare l'altro scalfo della manica. Ricapitolando, io ho avviato 150 maglie, poi ho aumentato per ogni giro 10 maglie distribuendo gli aumenti in modo da allargare lo sprone. Al terzo giro ho fatto 11 maglie alte piuttosto che 10 per fare un multiplo di 3, quindi 21, e poi ho fatto queste 3 maglie altissime che partono nello stesso punto ma sono chiuse separatamente, quindi si formano questi triangolini aperti, ed è per questo che l'ho chiamata maglia Cleopatra, perché mi ricorda un po' i decori che aveva Cleopatra sui suoi grossi colli. Adesso questo motivo lo manterremo per un po', poi lo apriremo sulla parte bassa della maglia in modo da creare un effetto vedo non vedo molto carino, però sulla parte alta lo lasciamo per evitare che sia troppo trasparente e troppo, diciamo, evidente quello che ci sta sotto. Quindi io nel frattempo proseguo. Questa è sempre una cake Yarn Flower Moonlight, bellissima, con il lurex. La cosa bella di questo lurex è che è in tinta con il filo, quindi quella che avevo utilizzato per la maglia, per l'altra maglia ruggine, aveva le sfumature ruggine, questa qua invece ha le sfumature rosa fucsia, che sono bellissime, diciamo più fucsia. Allora abbiamo fatto 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 e 20 21, no scusate, 21 non c'entra niente perché i ventaglietti sono 24, non le maglie. Adesso ricontiamo, mi sono distratta perché questo lavoro, devo dire che essendo così semplice è anche molto rilassante, quindi ogni tanto mi perdo via. Allora riproviamo a contare e abbiamo 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19. Questo è il 20° ventaglietto, sì, 20°, questo è il 21°, 21, 22, 'Ecco qua, ci siamo quasi, dovrebbe essere l'ultimo questo. Adesso riconto per sicurezza, 2 e 3, ecco qua, vediamo un po'. Allora abbiamo
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Cosa facciamo qui? La stessa cosa che abbiamo fatto dall'altra parte, quindi sostanzialmente facciamo le 12 catenelle e saltiamo i 17 motivi. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 17. Qua noi andiamo a posizionarci con l'uncinetto, però dobbiamo prendere il filo perché dobbiamo fare una maglia alta e proseguiamo con le nostre maglie alte. Quindi sostanzialmente adesso che cosa succede? Che avendo finito questo giro noi faremo altri 2 giri di maglie alte e ovviamente sulle catenelle che abbiamo appena fatto lavoreremo delle maglie alte, quindi su 12 catenelle lavoriamo 12 maglie alte e poi proseguiamo con un altro giro di maglie alte. Va da sé che in questo momento in cui abbiamo adesso da fare soltanto la parte, diciamo, del corpetto, quindi lo sprone, l'allargamento dello sprone è finito, lavoreremo punto su punto, a meno che non vogliamo fare una forma scampanata, il che ci consente di avere una vestibilità migliore per le figure un po' curvi. Ma questo lo possiamo fare per esempio ogni 4 giri, nel senso che facciamo un motivo con le nostre maglie altissime e finito il motivo distribuiamo degli aumenti. Io direi non più di 6-8 per giro, non più di 6-9 per giro, sempre multipli di 3 perché poi ricordiamoci che dobbiamo fare i triangolini e poi appunto lavoriamo per gli altri 3 giri ed eventualmente se vogliamo allargare ancora lo facciamo al 4º giro, così come abbiamo fatto nella tornata precedente. Allora, vedete, io qua ho l'altro scalfo della manica con questa catenella che mi consente di allargare un po' lo sprone davanti, cioè lo sprone in generale, e avere più spazio. Quindi io ho la manica della dimensione giusta, quindi con 17 motivi ho la manica della dimensione giusta e poi ho lo sprone che è della dimensione giusta perché si allarga, diciamo, delle catenelle che ho aggiunto. Allora, adesso vado avanti un po', vi faccio vedere, proseguo appunto come vi dicevo punto su punto, vediamo se riusciamo ad arrivare alla fine del giro insieme, che così vi faccio vedere come mi ricongiungo ed eventualmente come proseguo sulle catenelle, che secondo me questo è un passaggio che può avere, diciamo, senso condividere, e poi si prosegue fino al momento in cui cambierò punto, che poi è semplicemente una variazione del numero di righe, non cambia nulla, diciamo, di sostanziale, però giusto per farvi vedere un po' l'effetto che viene fuori. Allora, qua non c'è bisogno di contare perché avevo contato prima e quindi chiaramente so quanti sono i ventaglietti, i triangolini, ecco, chiamiamoli triangolini perché non sono veri e propri ventaglietti. Non so quanti sono i triangolini e quindi so quanti sono i triangolini, volevo dire, perché l'avevo già fatto prima il conto e quindi dovrebbe risultarmi. Se vi viene più comodo, naturalmente, quando fate questa suddivisione dovete utilizzare un marcapunti. Se invece riuscite a farlo senza problemi, allora fate come me, contate. Io conto quando faccio l'uncinetto per un motivo molto semplice: prima perché lo trovo rilassante e poi perché mi concentro sul lavoro che sto facendo. So che sono strana, però è così. Infatti lavorare e parlare mentre faccio i tutorial è bello, mi piace, anche perché anche quella è una sorta di forma di concentrazione, ma quando appena stacco la webcam mi rimetto a contare
Ecco qua, siamo quasi alla fine, vi ho raccontato un pochino di mie paturnie e fissazioni, ma ci sta, così ci si conosce meglio. E se avete voglia di raccontarmi quali sono i vostri riti quando lavorate all'uncinetto, potete lasciarmi un messaggio qui nei commenti, oppure contattarmi sulla pagina Facebook Il Cestino dei Tesori, che è legata al gruppo che si chiama I Tesori nel Cestino, e appunto raccontarmi quali sono le vostre consuetudini quando lavorate all'uncinetto. Io ho queste consuetudini, poi mi piace tantissimo lavorare nel letto, sul divano davanti alla televisione, comunque sempre con qualcosa in sottofondo. Allora, sono arrivata alla fine del giro, nel frattempo mi ricongiungo alla seconda catenella, perché appunto avevo fatto un punto basso sotto dell'inizio del giro, poi faccio una maglia bassa, 1 e 2 catenelle, questo serve a far vedere meno la giuntura, 1, 2 e 3 maglie alte su quelle sottostanti. Adesso qua abbiamo le catenelle, quindi sulle catenelle dovremo andare a lavorare i nostri punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E a questo punto ritorno alle mie maglie alte. Ops, no, qua. Ritorno alle mie maglie alte e facciamo una maglia alta su ogni maglia alta del giro sottostante. Bene, a questo punto diciamo che le particolarità in questo momento sono terminate. Io direi che ci rivediamo per il giro in cui faccio i triangolini, così ve ne faccio vedere uno intero e vi rendete conto, diciamo, del punto. Ci vediamo più tardi. Allora, riprendiamo come vi dicevo, perché sono arrivata a fare la parte di ventaglietti, quindi di triangolini. Allora, io cosa faccio? Ho chiuso il giro ricongiungendomi alla seconda catenella, quindi punto basso, catenella, catenella, seconda catenella, ho fatto una maglia bassa e una maglia bassissima e una maglia bassa. Adesso proseguo facendo una, 2 e 3 catenelle. Perché non 2? Perché adesso abbiamo il punto altissimo, quindi nello stesso punto andiamo a lavorare altre 2 maglie altissime. Metto 2 volte il filo sull'uncinetto, tiro fuori la prima, tiro fuori la seconda e faccio la maglia altissima. Poi, senza fare catenelle di separazione, salto 2 maglie di base e nella terza rifaccio il tris di punti altissimi. Ancora salto 2 maglie di base, nel terzo faccio 2 maglie altissime e lo faccio praticamente per tutto il giro. Vedete, questo è il risultato. Quindi io ho fatto 3 giri di maglie alte e poi ho fatto i miei triangolini. Allora, rifacciamone ancora uno insieme, filo doppio sull'uncinetto, entriamo, facciamo 1, 2 e 3 e chiudiamo. Facciamo la seconda, rientriamo nella stessa maglia, 1, 2 e 3 e chiudiamo. La terza, entriamo ancora, 1, 2 e 3 e chiudiamo. Rifacciamo ancora uno, saltiamo 1, 2 maglie di base, 3 e chiudiamo. 1,
2 e 3 e chiudiamo, 1, 2 e 3 e chiudiamo. Ecco qua, e così abbiamo la nostra riga. Quindi ricordatevi che non c'è nulla di difficile in questa maglia. L'alternanza è data da 3 giri di maglie alte e un giro di maglie altissime, 3 maglie alte nello stesso punto ma non chiuse insieme. Quindi adesso cosa dobbiamo fare? Finiamo il giro, dopodiché faremo ancora 3 giri di maglie alte. Vi ricordo che nei giri di maglie alte eventualmente potete operare gli aumenti che poi vi serviranno per allargare la circonferenza della maglia, per farla diventare anche un vestitino, eventualmente se volete un copricostume o comunque qualcosa che si possa portare sui leggings, qualcosa diciamo di comodo, quindi non necessariamente aderente. Io devo dire la verità, ho già fatto i miei primi aumenti nella prima fascia perché la voglio non troppo aderente anche sul seno e voglio una cosa fresca e morbida da utilizzare anche come copricostume, vi dicevo. Per quanto riguarda invece la parte sotto, non so se lascerò così o se continuerò ancora con gli aumenti, ma comunque questo qua lo vedremo poi nel proseguo del lavoro. Allora, io adesso proseguirò a fare questa alternanza ancora per qualche giro, quindi diciamo fino ad arrivare alla vita. Arrivata alla vita cambierò punto perché dopo avremo la parte diciamo che va sui fianchi e potrà essere anche un po' più aperta e lo sarà. Ci vediamo quando avrò finito questi giri che mi portano al punto vita. Eccoci arrivati al cambio del punto che vi dicevo. Allora, io fino a un certo punto ho fatto 3 maglie altissime nello stesso punto, ho saltato 2 maglie di base e 3 maglie altissime nel punto successivo. Poi ho fatto 3 giri di maglie alte. Adesso ribalto la situazione. Allora faccio 3 giri di maglie altissime, saltando 2 maglie di base, poi lavorando nel punto successivo altre 3 maglie altissime insieme e una riga di maglia alta, vedete qui, perché la riga di maglia alta io ho voluto mantenerla sia per creare comunque un motivo decorativo, sia per avere la possibilità eventualmente di allargare il lavoro in modo da fare un capo un po' scampanato come piacciono a me, quindi che non segnano i fianchi. Io adesso vi faccio vedere, sto finendo una riga di punto alto e vi faccio vedere come si inizia poi nella riga successiva la maglia altissima per evitare che si veda la chiusura. Infatti se voi vedete la mia chiusura qua è praticamente invisibile, si vede veramente pochissimo. Allora cosa faccio? Proseguo fino alla fine del giro, faccio tutte le mie maglie alte, una maglia alta per ogni maglia del giro sottostante, stiamo arrivando alla fine e a questo punto ancora 3, 1, 2 e 3, poi mi ricongiungo alla prima maglia del giro sottostante, faccio la mia maglia bassa per iniziare e poi faccio 1, 2 e 3 catenelle, ma non faccio il punto tutto qui perché altrimenti mi si sposta la chiusura. Adesso io vado avanti di 2 e faccio il primo gruppo di 3 maglie altissime, quindi lascio questa singola e poi mi ricongiungerò alla fine, lascio questa singola, salto 2 maglie di base e faccio il mio primo gruppo di 3 maglie altissime immediatamente dopo, così, e poi proseguo la lavorazione normalmente come ho fatto in precedenza. Quindi mi sposto ancora, salto 2 maglie di base e faccio il mio giro di maglie altissime. Lo faccio ovviamente per tutto il giro, ma lo farò in autonomia perché è un giro piuttosto lungo, perché adesso la maglia si è allargata parecchio, quindi non dico che siamo ai livelli dello sprone, però siamo più o meno lì. Vi farò vedere quando arrivo alla fine come faccio poi a completare questo punto.
e poi a cominciare con la lavorazione negli spazi tra un gruppo di 3 maglie alte e l'altro, come se fosse un punto granny ma senza la catenella di separazione. Faccio l'ultimo con voi, quindi maglia altissima. Intanto vedete come scambiate la sfumatura, perché siamo partiti dal bianco e siamo arrivati già a un viola medio scuro. Cambierà ancora a breve e finiremo con un bel viola scuro, bellissimo, un effetto stupendo con questo lurex in tinta, è veramente fantastico. Ecco qua, vedete? Allora io adesso proseguo e ci vediamo alla fine del giro, così vi faccio vedere come completare il punto e come cominciare il giro successivo. Sono arrivata alla fine del giro, come vi dicevo. Allora adesso a questo punto io ho fatto il mio ultimo gruppo di 3 maglie altissime, lascio le 2 catenelle di base, dopodiché mi ricongiungo alla prima maglia bassa che ho fatto e faccio altre 2 maglie altissime, una e 2. Poi vado a prendere la catenella, le prendo tutte e 2 le asoline questa volta, faccio una maglia bassissima, rientro dentro con una maglia bassa e faccio 1, 2 e 3 catenelle, e a questo punto proseguo nello stesso spazio facendo il primo gruppo di 3 maglie altissime, poi salto il gruppo seguente di 3 maglie altissime e nello spazio successivo lavoro le mie altre 3 maglie altissime. Vi dicevo come il punto granny ma senza la catenella di separazione. 2 e 3, salto le 3 maglie altissime e nello spazio successivo vado a lavorare l'altro mio gruppo di 3 maglie altissime. Faccio così per tutto questo giro, ecco, un pochino. Faccio così per tutto questo giro e per il prossimo. In quello seguente dovrò rifare la mia fila, la mia riga di maglie alte, e quindi punto su punto andrò a fare una maglia alta per ogni punto del giro sottostante, molto semplicemente. Se voglio aumentare ogni tot di maglie, tenendo presente che però devo aumentare multipli di 3 in modo da avere la possibilità di fare le 3 maglie altissime, di tanto in tanto posso inserire un aumento. Io credo che mi fermerò qua con gli aumenti, perché penso che mancano gli ultimi 2 motivi e poi ho finito. Io arriverò alla fine della mia cake utilizzandone quanto più possibile e poi mi fermerò. Voi ovviamente potete farla lunga quanto volete, se la volete più corta ovviamente potete fermarvi prima, ma io utilizzerò tutta la cake perché mi piace che scenda un po' sui fianchi, anche da mettere con un leggings o un pantalone un po' più aderentino, in modo che copra la linea dei fianchi. Questo è un filato molto molto morbido, sottile, che si lavora con il numero 4, quindi non crea nessun tipo di spessore, scende benissimo sul corpo e quindi è adatto praticamente a tutte le fisicità, da quelle più tonde a quelle più longilinee. Quelle più longilinee possono usare un capo più aderente, quelle più tondeggianti, più curvi, come amano dire adesso, possono utilizzare questo stratagemma degli aumenti nella riga di punti alti, in modo da creare un effetto vedo non vedo che non sia avvolgente per i fianchi e che quindi faccia sembrare la figura più slanciata. Considerate inoltre il fatto che cominciando con il colore chiaro e finendo con lo scuro avete anche un effetto ottico che slancia la figura. Quindi diciamo è un capo veramente adatto a tutte le fisicità e che dona a tutte le donne, da quelle più giovani a quelle un po' più cresciutelle come me. Allora adesso vi faccio vedere, io sono andata avanti un po', quindi ho lavorato il mio punto granny altissimo senza separazione di catenella, mi tocca farne ancora un altro giro e poi farò ancora un giro di punti alti.
arriverò alla fine della mia cake e il mio lavoro sarà finito. Posso rifinire eventualmente con un punto gambero, un punto basso o dei pippiolini. Comunque io adesso vedrò, nel senso mi regolerò anche in base a quanto filo mi rimane dopo l'ultimo motivo e poi deciderò se rifinirlo e come rifinirlo. Intanto io spero che il progetto vi sia piaciuto, come vedete è semplice, rilassante da fare e anche piuttosto veloce. Sicuramente è una bellissima resa, questo filato è veramente splendido, si può utilizzare sia per un capo elegante che per un capo sportivo casual, potete utilizzarlo veramente per qualsiasi cosa e la bellezza di queste cake è anche che non hanno praticamente divisioni di filo, quindi non dovete fare giunture, non dovete fare pastrocchi vari. Ancora una volta vi ringrazio per avermi seguito fin qua. Io vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivermi al mio canale perché di cose in pentola, di roba in pentola ne bollono tante, ci sono un sacco di novità che vi aspettano e quindi presto vedrete tutto il resto. Quindi se vi iscrivete al canale e attivate la campanella siete sicuri che non vi perderete assolutamente nessuno dei miei aggiornamenti. Vi ringrazio ancora, vi auguro un buon lavoro, mi raccomando, soprattutto divertitevi. Ciao, alla prossima!